Ciao a tutti! Oggi vi offro un pezzo di dolce. Voi preparate il caffè e io porto il dolce. Una crostata friabilissima a doppio gusto, così accontenteremo tutti. Un connubio perfetto, una frolla friabile e un ripieno goloso, doppio gusto. Sento già che avete preparato il caffè. Iniziamo. Prepariamo la pasta frolla. 400 g di farina, 00 oppure 0, oppure farina di riso va bene. 150 g di zucchero, 150 g di burro strutto, questo è strutto, ma lo strutto fa venire l'impasto friabilissimo. Poi scegli tu, se vuoi margarina, vegetale o il burro, stesso quantitativo. Due uova intere più un tuorlo. Io le apro prima perché poi se sono guaste, una volta che le mettiamo dentro non le possiamo più togliere, quindi meglio aprirle a parte e poi aggiungerle. Mettiamo al sale, un pizzichino di sale ci vuole sempre nei dolci, abbondante. Metto l'estratto di limone, va bene. Aggiungo anche un po' di estratto di vaniglia. Lievito in polvere, cucchiaino abbondante, lievito in polvere per dolci e impastiamo. Io quando impasto non amo né mettere anelli, infatti non uso neanche la fede nuziale pur essendo sposata. Sembra asciutto in questo momento, ma diamo il tempo allo strutto di sciogliersi con il calore delle mani e quindi di assorbire più farina. Quindi non aggiungiamo assolutamente liquidi, aspettiamo che assorba tutta la farina e poi vediamo. Ecco, vedi, è perfetto, è un impasto venuto benissimo. Non si è neanche tanto sciolto lo strutto, quindi non faccio fare il riposo, altrimenti se dovesse essere un po' appiccicosa, fatelo stare un po' in frigorifero una mezz'oretta e si riprende da lì. Divido a metà, una parte un po' più grande la metto da parte per dopo e stendo la parte leggermente più piccola, quindi per la base. Aiutandomi con la farina e con il mattarello la stendo. Puoi fare come me, stenderla direttamente sulla carta, così poi andremo direttamente sullo stampo. Stampo 30 cm e così, vedi, non c'è bisogno di imburrarlo, così c'è la carta sotto che non la farà attaccare. Alziamo i bordi leggermente. Magari togliamo dove ce n'è di più e la mettiamo dove ce n'è di meno. Con la pasta frolla si può fare questo. E prelevo un pezzettino di impasto di pasta frolla messa da parte e faccio un cordoncino che metto a metà per fare un divisorio. Bucherello leggermente. Metà Nutella per la gioia di grandi e piccini. Io come al solito devo metterne tanta perché o si usa o non si usa, cioè nel senso o si fa o non si fa. E nell'altra metà metto, questa piace anche a me, la confettura di amarene o di ciliegie. Io avrei un bel dilemma su quale scegliere, ma adesso vi faccio vedere il mio trucchetto. Aspetto nei commenti le vostre preferenze. Stendo idem la restante pasta, sempre sul cartaforno e sempre con un po' di farina, mi aiuto, fino ad arrivare alla misura più o meno.
capovolgo sopra. Qui la luce mi ha dato problemi con uno sfarfallio, ma si capisce lo stesso. Scusate per la qualità, ma a volte capita. E rattoppiamo unendo le due metà, le due parti di frolla, così da sigillare ed evitare la fuoriuscita del ripieno. Pizzichiamo un po' per dare un bordino un po' più carino e con quello che è avanzato dal bordo facciamo altri 2 cordoncini che metteremo come decorazione sopra. Sarà carino da vedere. Molte volte delle piccole cose, no? Fanno sì che un dolce diventi più appetibile. L'albume che era avanzato, per non perderlo, lo sbatto con un po' di vaniglia e lo metto sopra. Ma va benissimo anche senza, Io perché l'avevo e quindi l'ho utilizzato. Il forno è arrivato a temperatura e zucchero semolato, così farà una crosticina un po' più croccantina. È in forno a 180 gradi statico, 175 gradi ventilato per 25-30 minuti circa. A ridaglia con queste luci. E che profumino! Io intanto mi sono preparata, perché se venite per il caffè mi dovete trovare un po' carina. La tolgo dallo stampo. Questo è facile perché c'ha il fondo estraibile. Vabbè, ma con la carta forno problemi non ce ne sono. La lasciamo intiepidire un po'. E poi metto sulle 2 parti laterali zucchero a velo che ingentilisce tutto e rende tutto più bello. E nella parte centrale richiamiamo un gusto o 2 gusti se volete. Io ho messo solamente Nutella, ma c'è lo spazio per mettere anche la marmellata, ma poi si mischierebbero troppo, quindi ho preferito mettere solo Nutella. Carina. Dite la verità, cambia totalmente l'aspetto di una crostata semplice così invece decorata. Ed io adesso, siccome ho il dilemma su quale assaggiare, faccio così un taglio furbo. Ed è la più ambita questa fetta. Ce n'è un'altra dall'altra parte. Chi si prenota? E voilà, les jeux sont faits. È spettacolare. La frolla di questa crostata è buonissima. Proprio buona buona. Friabile tanto che si scioglie in bocca. E poi il ripieno. Puoi mettere quello che vuoi, a prescindere dai gusti, no? Puoi personalizzarla. Puoi fare anche tanti spicchi, perché no? Ed ora che l'avete vista nella sua bellezza, nella sua bontà, la rimetto a posto. Così parto e ve la porto. Preparate il caffè, per me è amaro. Grazie per la visione come sempre. Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, è gratis. Ciao ciao, al prossimo video.